Oggi voglio farvi vedere come fare non una semplice pizza in teglia ad alta idratazione, perché sarebbe troppo banale, e nemmeno farvi vedere soltanto una pizza in teglia fatta senza impastatrice o senza impastare, perché sarebbe troppo scontato, dai. Allora, ascoltate bene, oggi vi farò vedere come fare una pizza in teglia ad alta idratazione, senza impastatrice, senza impastare, ma soprattutto pronta in sole 3 ore. Ciao amanti della pizza, io sono Gigio e bentornati in un nuovo episodio di Casa F1, che tra le altre cose è anche lo sponsor di questo video. Con l'arrivo dell'estate, al posto della pizza napoletana, secondo me non c'è niente di meglio di una buonissima pizza in teglia, perché ne potete preparare un bel po' da mangiare subito, oppure da conservare il giorno dopo, perché il bello della pizza in teglia è che con una scaldatina veloce diventa pure più buona. Sì, vabbè, bla 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 bla, ma cosa ci serve per fare questa pizza in teglia? Prima di tutto una scodella come questa o un qualunque contenitore che possiate richiudere, e poi un cucchiaio di legno come questo, oppure un leccapentola, oppure per i più fighetti una frusta danese che funziona benissimo, e ovviamente la ricetta che sto per darvi che utilizzerete per fare 2 teglie. Poi se vi serve soltanto una teglia e siete più bravi di me in matematica, sei bravo in matematica? No, direi proprio di no. Vi basterà dividere le quantità degli ingredienti per 2. Quindi 750 g di farina forte. Se non sapete se la vostra farina sia forte o meno, potete controllare la quantità di proteine indicate sulla tabella nutrizionale. Non è scienza esatta, però è un riferimento molto utile. Usate farine che abbiano più di 13 grammi di proteine. La regola è, in questo caso, maggiore il numero di proteine, meglio è. 560 ml di acqua fresca e non fredda di frigorifero? Fatela scorrere un po' dal rubinetto, andrà più che bene, a meno che la vostra falda acquifera non faccia parte di un complesso geotermale. Era solo uno scherzo. 18 g di sale e infine 9 g di lievito fresco o 3 g di lievito secco, ma se fate la pizza d'estate. Se la fate invece d'inverno, dove ad esempio ci sono temperature di 20-21 gradi in cucina, dovete aumentare la quantità di lievito e portarla a circa 12 g per il fresco e a 4 g per il secco. Visto che non useremo l'impastatrice e che l'impasto avrà così poco tempo a disposizione per incordare, cioè per diventare più tenace, e visto che la tenacità è una qualità fondamentale per la pizza in teglia che ci aiuterà a creare tutti quei alveoli, quei buchi che ci piacciono tanto, dovremo aiutarci con un contenitore stretto e alto come questo nel caso di una sola teglia, o magari grande come questo per quantità maggiori. Però non è che non avete un contenitore così e la pizza non viene buona. La pizza viene buona e vi assicuro che non rimarranno nemmeno le briciole, solo che la mollica potrebbe risultare un pochettino più compatta. E volevo ringraziare pubblicamente Antonio Malati di Pizza e Ciro Pizza per i preziosissimi suggerimenti che mi hanno permesso di ottimizzare e migliorare la ricetta, e se qualcosa andrà storto sarà soltanto colpa loro. Mettete la farina nella scodella o nel contenitore che avete scelto di utilizzare, aggiungete il sale e cominciate a mescolare per bene. Andate ad aggiungere il lievito. Attenzione, ma in base all'Associazione Nazionale Lievitisti Italiani e al Comitato Malati di Pizza, mescolare insieme sale e lievito non comporta la morte di quest'ultimo, anzi l'impasto lieviterà come se niente fosse. Ora aggiungete l'acqua, ma non a filo, mettetela tutta e a questo punto potete cominciare a mescolare. Lo scopo di questa fase non è certamente di impastare, ma è di incorporare l'acqua nella farina. Mescolate fino a quando la farina non avrà assorbito tutta l'acqua. Non dovrà rimanere alcun residuo di farina sotto l'impasto. Come vedete l'impastamento è molto grossolano e l'impasto rimarrà grezzo. Coprite l'impasto e lasciatelo riposare 15 minuti fuori dal frigo. In questo frangente l'impasto comincerà a compattarsi, ma avrà bisogno ancora di qualche step prima di diventare un impasto incordato. Eccolo qua, si presenta molto meglio rispetto a prima, perfino la superficie è più liscia. Quindi che cosa dobbiamo fare adesso? Facciamo questo lavoro qui. Adesso andiamo a fare delle pieghe molto blande e poi lo togliamo dal contenitore. Facciamo le classiche pieghe tipo slap and fold, che sono quelle che sto facendo adesso. Quindi adesso lo lasciamo per un paio di minuti così e poi passeremo alla prossima fase, che è quella della laminazione. Con la laminazione proviamo a dare ancora più sostanza ad impasto. Vedete com'è tenace adesso che l'ho fatto riposare un pochino? Una volta che avremo ottenuto una sfoglia abbastanza sottile, ma non troppo, perché altrimenti poi si strappa e si fanno i buchi, è quello di effettuare alcune pieghe. Una volta che avremo l'impasto steso in questo modo, bisognerà afferrare i lembi di un lato e portarli da quest'altro lato qui, e poi fare la stessa cosa con quest'altro lato. Afferriamo questo lembo, lo tiriamo e lo portiamo di qua, e facciamo poi la stessa cosa anche da questo lato qui. E ora abbiamo un impasto che va poi chiuso in questo modo con la tecnica della pirlatura.
In cosa consiste questa tecnica? Si prende l'impasto, lo si fa ruotare un pochino attorno alla mano che utilizzate per fare questo movimento e utilizzando la stessa mano la portate in avanti e la mettete parzialmente sotto l'impasto e così lo fate ruotare. Stessa storia, così. Lo potete fare con due mani, poi dopo per spingerlo e in questo modo date più corda. Vedete com'è liscio? E questo è un impasto che non abbiamo impastato e anzi siamo proprio all'inizio del procedimento. E ora entra in gioco il contenitore stretto e alto, perché andremo a mettere l'impasto qui dentro per farlo riposare per un'ora. Porto l'elastico leggermente su in modo da avere un punto di riferimento e vado a coprire. Ora l'impasto riposerà e vedremo che cosa succederà dopo un'ora. Se tutto andrà per il verso giusto dovrebbe almeno raddoppiare di volume, più che raddoppiato, quasi una volta e mezzo. Ora che finalmente abbiamo creato la tenacità giusta è arrivato il momento di fare i panetti, possiamo cominciare la fase delle pieghe, che sarà poi fondamentale per dare corda all'impasto. Vi suggerisco di utilizzare la tecnica dello slap and fold. Ora possono riposare per 5 minuti. Al termine dei 5 minuti potrete ripetere la stessa operazione, il tutto per 4 volte e ogni volta vi fermerete 5 minuti. Una cosa importante: quando fate le pieghe, poi andate di pirlatura, cercate di utilizzare il tatto per capire fin dove potete spingervi a stringere l'impasto, perché esiste un limite oltre il quale l'impasto può strapparsi, quindi cercate di capire fin dove potete spingervi. Ora che gli impasti sono ben incordati, potremo riporli all'interno di due contenitori, in alternativa alla cassetta di lievitazione che usate normalmente per i panetti della pizza napoletana, per le successive 3 ore. Mi raccomando, i contenitori devono essere abbastanza alti o sufficientemente larghi ma non troppo, in quanto l'impasto potrebbe raddoppiare se non triplicare di volume. Quando manca circa mezz'ora al termine della lievitazione, potrete cominciare a preriscaldare il forno. Per la cottura utilizzeremo questo bellissimo forno F1 P134H. Nel caso della teglia romana non vi servirà il biscotto ma la classica pietra refrattaria, quindi se avete messo il biscotto perché avete fatto una pizza napoletana potete sostituirlo con la refrattaria in dotazione. Per quanto riguarda le temperature, sono un po' diverse rispetto a quelle che vi aspettereste per cuocere una teglia, in quanto in questo caso abbiamo fatto lievitare la pizza in teglia soltanto per 3 ore, quindi avremo bisogno di una cottura leggermente più aggressiva perlomeno all'inizio. Quindi per questo motivo andremo ad impostare la temperatura del preriscaldamento parte superiore a 300 gradi, mentre invece la parte inferiore sarà intorno ai 330 gradi. Quando poi inforneremo la pizza, la temperatura della resistenza superiore andrà settata a 250 gradi, mentre invece quella inferiore a 300 gradi. E a proposito, se volete conoscere ulteriori dettagli su questo forno o su tutti gli altri prodotti venduti dalla F1, cliccate il link qui in basso nella descrizione e utilizzate il codice GIGIO20 per ottenere subito un 20% di sconto su qualunque tipo di acquisto. Al termine delle 3 ore i panetti si presentano così. Sono ancora sodi, però vedete che sono anche abbastanza morbidi e delicati. Infatti è fondamentale che arrivati a questo punto si tocchi il meno possibile l'impasto. Il modo più semplice per prendere l'impasto dal contenitore è quello di capovolgerlo, ma mi raccomando, laddove andrete a capovolgere il contenitore assicuratevi di aver messo una quantità sufficiente di farina di semola di grano duro. Ora che l'impasto si trova su questo tappetino di farina, bisognerà aggiungerne dell'altra sulla superficie superiore. In questo modo, quando andremo a stenderlo, non si attaccherà alle dita. Per quanto riguarda la stesura, utilizzando le 8 dita andate a schiacciare la parte esterna dell'impasto. Ripetete questa operazione spostandovi verso il centro dell'impasto. Capovolgete il panetto e schiacciate la parte che prima stava sotto. Assicuratevi di avere una teglia accanto all'impasto. Questa è una teglia che è stata trattata attraverso la tecnica della bruciatura, quindi non c'è neanche bisogno di andare ad aggiungere dell'olio. L'impasto non si attaccherà mai. Prendete l'impasto, lo mettete sul braccio, lo scuotete in modo tale da far cadere residui di farina e poi lo riponete all'interno della teglia. Se l'impasto non è incordato abbastanza, colerà in maniera indecorosa e quindi diventerà più grande della teglia stessa. Prendete il pomodoro col cucchiaio, lo mettete casualmente, nel mio caso io mi aiuto con le dita, ma semplicemente perché utilizzando un cucchiaio potrei magari schiacciare alcune parti, invece con le dita riesco a muovermi con più delicatezza. Diversamente dalla pizza napoletana dovrete coprire anche il cornicione con il pomodoro, non va lasciato bianco. Aggiungo l'aglio, un bel po' di origano siciliano, mamma mia com'è profumato.
La cottura totale sarà di circa 10 minuti. Faremo un primo stop dopo 7 minuti per verificare che il sotto sia perfettamente cotto. Direi che ci siamo, sta cuocendo bene. E ora andiamo a ultimare la cottura facendo fare ulteriori 3 minuti in forno. Andiamo a fare più o meno la stessa cosa anche per cuocere una margherita. La differenza è che al termine di 10 minuti cacceremo la teglia, metteremo la mozzarella e lasceremo la pizza dentro il tempo necessario affinché la mozzarella si sciolga. Queste sono le mie pizze in teglia. Qui abbiamo la classica margherita, questa è una pizza speciale con base al pomodoro, spinaci, prosciutto crudo e scaglie di parmigiano ed infine la marinara. Ma le vogliamo provare? Oh, alla fine ce l'abbiamo fatta. Sembra incredibile, ma è possibile fare una pizza in teglia ad alta idratazione, senza impastatrice, senza impastare, è pronta solo in 3 ore. Ci mancava solo che la farina si mettesse da sola dentro alla scodella. Ora però lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Sono arrivato a 100.000, ma il mio prossimo obiettivo è 1.000.000. E che dire, grazie se siete arrivati fino a questo punto, ciao e alla prossima puntata!